Cioè, i disegni, per carità, disegno fighissimo, per carità. Ma perché deve essere in 4 terzi? E perché le opzioni devono essere 3 cose e il resto nella schermata di lancio di Unity? Ah, potrei scegliere questo. Consiglio, completare missioni e ti farà avanzare la storia con le carte e i crediti. Prima che tu possa costruire un mazzo di carte custom, avrai bisogno di sbloccare il mercato nero, dove i runner fanno affari illeciti di software e roba e trovano nuovi contratti. Per sbloccare il mercato nero completa la prima missione. E andiamo al porto. Benvenuto nella tua prima corsa. La premessa è semplice, hai una missione da completare, un obiettivo. I punti obiettivi rappresentano i tuoi progressi attraverso gli obiettivi. Il tuo avversario ovviamente cercherà di fermarti. Queste sono schermate di informazioni del giocatore, PIDs. Le informazioni dei PID sono utili come quanti crediti il corridore e il suo opponente hanno, così come quante carte sono nella loro mano, nel loro mazzo e nel loro archivio. Ma il valore più importante del PID per ogni lato è il punteggio dei punti obiettivo. Man mano che fanno punti la barra OP si riempirà. Il primo che raggiunge il loro target è vittorioso. Ogni parte inizia la corsa con un mazzo di almeno 40 carte randomicamente mischiate. Queste carte rappresentano gli agenti, gli eventi e i modificatori delle carte di supporto che ogni parte usa per provare a ottenere i loro obiettivi. Lancia le carte. Prima che la run inizi, ogni giocatore pesca 6 carte come mano iniziale dal loro mazzo. Se non sei felice delle tue carte iniziali, hai l'opzione di rilanciarla. Puoi rilanciarle 2 volte. Tieni la mano o la rilanci. Di solito è una buona idea rilanciare se la tua mano non contiene almeno un po' di carte economiche che puoi giocare velocemente. Tieni la mano. La security del postmaster decidono di tenere la loro mano iniziale. Tu tieni la tua mano iniziale, tu giochi per primo. Questa è l'interfaccia di comando. Attraverso di essa puoi gestire le tue forze e monitorare le mosse dell'avversario e tentare di ottenere l'obiettivo della corsa. Lo schermo è diviso in 2 metà. La metà superiore mostra le forze del tuo avversario, la metà inferiore mostra le tue stesse forze. Ogni giocatore ha un numero limitato di slot comando per portare le carte in gioco. La linea frontale dei slot di comando sono per gli agenti, la linea posteriore sono per le carte di supporto. Le carte modificatori vengono giocate prendendo come obiettivo gli agenti in gioco. Ogni agente ha 3 slot per beneficiare dei modificatori e 3 per le cose che danneggiano. In alcune corse uno o entrambi i lati inizieranno con delle carte di condizione speciale. Se una carta di condizione speciale è in gioco, comunque, se sposti il tuo mouse su di essa, puoi vedere la descrizione di come cambia la natura della corsa. Per poter portare le carte nella partita, deve essere giocata dalla tua mano. Durante la fase di pescata del giocatore, pescherà automaticamente una carta dal suo mazzo e la piazzerà nella sua mano. L'eccezione a questo è durante il primo round, il giocatore che gioca per primo pesca 0 carte, mentre il secondo giocatore pesca una carta come normale. Durante la fase risorse di un giocatore, il loro credito aumenterà di 1, fino a un massimo di 10 crediti. Per giocare una carta, un giocatore deve avere abbastanza crediti per pagarne il costo. All'inizio di ogni turno del giocatore, una loro vasca dei crediti viene rinfrescata. Cioè i crediti che spendi te li ridà indietro. Durante la fase principale, possono giocare qualsiasi numero di carte nella loro mano fin tanto che hanno crediti per pagarle. In aggiunta al costo dei crediti, gli agenti supporti devono essere giocati in uno slot di comando libero. Le carte modificatore possono essere solo piazzate sugli agenti in gioco con uno slot di modificatore libero. Una volta che hai giocato tutte le carte che volevi giocare o che ti puoi permettere, premi il tasto continua oppure fai spazio per finire la fase principale e muoverti nella fase di combattimento. Security della lobby. Senza limiti, numero di copie, però costa 2. Cioè praticamente uso lui contro lui stesso. L'unico agente che posso usare è lui e userò lui. Hai giocato una carta agente. Gli agenti hanno un numero di statistiche e possono avere modificatori positivi o negativi, giocati nel loro slot di modificatori. Gli agenti che vengono giocati sono esausti a meno che non abbiano asta. Gli agenti esausti saranno pronti all'inizio del prossimo turno. Fase di combattimento. Visto che non hai nessun agente attivo
che possa attaccare, il combattimento viene skippato. Durante la fase di scarto, se un giocatore ha più di 10 carte nella loro mano, deve scartare 10 carte. Porta il mouse sull'archivio per mostrare un contatore di ogni tipo di carta attivato. Clicca sull'archivio per mostrare la completa lista delle carte che il giocatore ha archiviato. Come funziona? Ah, lo devo mettere qua. Hai giocato una carta di supporto. Le carte supporto sono potenti ma hanno una durata limitata. All'inizio del turno del giocatore la loro carta supporto perde una durata. Quando una carta supporto va a 0 viene distrutta. Continua. Durante la fase combattimento del giocatore, ogni agente che il giocatore controlla attaccherà automaticamente. Agenti che sono storditi e esausti non possono attaccare. Se c'è un agente nemico nello slot opposto, l'attaccante farà danno da combattimento uguale alla loro forza d'attacco. Se l'attaccante non ha avversari, farà dei punti missione per il giocatore che lo controlla. Alla fine della fase di combattimento, tutti gli agenti distrutti verranno rimossi dal combattimento e mandati nel loro archivio, così come i loro modificatori. Poi l'ha messo un agente che dorme. Io ho 3 crediti e metto lui che mi guarda il culo. Io lo metto in faccia. Mi ha messo un malus. Cos'è il mouse? -2 di attacco. E io contrasto il suo malus. Play. Oh. Ho ancora 3 crediti. Posso mettere lui? Grazie. Pom pom. Quello è morto, poveraccio. Hacking 2. All'inizio del tuo turno guadagni 2 OP. A me piace. Passa i danni all'agente targettato. Va bene. Oh, no, lui fa 4 punti. Attacco -2. Difendo lui. Poi lei mi dà 2 punti ogni volta, quindi vinceremo solo perché esiste lei probabilmente. Tanto quella non l'attacca. Ora fa il turno e con lei ho vinto. Per forza.